Selezioniamo il file add.png e lo spostiamo all'interno della cartella CSS. Lasciamo la nostra selezione e come vedete il file non è più presente all'interno della cartella privata. Ci spostiamo all'interno della cartella CSS e come vedete ora il file invece è presente all'interno della cartella CSS, quindi è stato spostato correttamente. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con la definizione della funzione drag and drop per spostare gli elementi tramite JavaScript. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, vediamo di applicare la funzione per il drag and drop ai nostri file e nello specifico andremo ad abilitare lo spostamento dei nostri file all'interno della directory selezionata. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file elenco file e il file cloud personale, e nel nostro file cloud personale andiamo a ricopiare le tre funzioni che abbiamo definito nella precedente video guida e andiamo a modificare le due funzioni trascina e rilascia commentando il suo contenuto, perché non ci servirà in questo caso, quindi lasciamo soltanto la dichiarazione delle nostre funzioni. Poi nel file invece elenco file andiamo ad abilitare lo spostamento al nome del file, quindi alla nostra variabile i, al tag a. Come abbiamo visto nella precedente video guida, la dicitura draggable uguale true in questo caso è un tag a, è di default abilitata, quindi non c'è bisogno di abilitarla, e dobbiamo aggiungerli invece l'evento on drag start e richiamare la funzione trascina. Quindi al nostro tag a gli aggiungiamo l'evento on drag start. Perfetto. Mentre alle nostre cartelle dobbiamo associare le direttive che abbiamo associato ai contenitori che andranno a ospitare invece il nostro file. Quindi alla cartella, sempre al tag a, poi magari più avanti lo andiamo ad aggiungere anche all'immagine, sia per il file che per le cartelle. Gli aggiungiamo l'evento on drop che richiama la funzione rilascia e l'evento on drag over che richiama la funzione consenti rilascio. Quindi queste due istruzioni andiamo ad applicarle al tag A delle nostre cartelle. Quindi salviamo, F5, selezioniamo un file e lo trasciniamo. Come vedete, quando incontra un altro file viene evidenziato il divieto e giustamente non possiamo spostare il file all'interno di un altro file. Selezioniamo una cartella e come vedete sparisce il divieto. Ovviamente qua l'abbiamo abilitato soltanto al tag A, e se lo spostiamo sulla cartella come vedete ci dà nuovamente il divieto. Visto che ci siamo, lo abilitiamo anche per la cartella, quindi al tag img, e anche l'on drag start come evento lo impostiamo anche all'immagine del file. Quindi salviamo, F5, selezioniamo l'immagine e come vedete ora sia selezionando la cartella che il nome della cartella non abbiamo più il divieto. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo riprodotto graficamente lo spostamento del file all'interno della cartella selezionata. Bene, ora quello che dobbiamo fare è andare a copiare il file selezionato all'interno della cartella selezionata
e poi andare a cancellare invece il file selezionato. Quindi prima lo copieremo nella cartella di destinazione e poi andremo a cancellarlo. Quindi in realtà ci serve passare alla nostra funzione trascina, oltre all'evento in ingresso dovremo passargli la cartella di destinazione, la possiamo chiamare from, e la nostra selezione. Quindi passeremo a questa funzione, oltre all'evento, il percorso di origine e la nostra selezione. Quindi in elenco file li passiamo, oltre all'evento, anche default dir /i, quindi la cartella di provenienza è il file selezionato, e poi la nostra selezione, quindi la variabile i. In questo modo, perfetto. Quindi salviamo e nella nostra funzione alla chiamata facciamo per scrupolo un alert di ci scriviamo from più from, ok, così testiamo il recupero e ci aggiungiamo anche un secondo alert con la nostra selezione, quindi la variabile cell. Salviamo, F5, trasciniamo il file add e come vedete alla selezione ci scrive from apache htdocs privata add.png, quindi il percorso completo del nome del file, e al secondo alert gli passa il nome del file. Perfetto, quindi in questo modo stiamo recuperando correttamente i dati della nostra selezione. Bene, per quanto riguarda invece la cartella selezionata, quindi all'evento scusate, questo ovviamente lo dobbiamo specificare sia per l'immagine che per il nome del file, quindi per tutte e due le funzioni. Perfetto, questo per quanto riguarda il trascinamento del nostro file. Per quanto riguarda invece lo spostamento, all'evento on drag over, quindi quando viene evidenziata la nostra cartella, oltre a passare l'evento, quindi alla funzione consente il rilascio, oltre a passare l'evento, gli passiamo nuovamente default dir /i, quindi il percorso di destinazione. Questo ovviamente per l'immagine e per il nome della cartella. Perfetto, quindi la funzione consente il rilascio riceverà anche la variabile to, quindi il percorso di destinazione completo del nome del file, e anche qua per test ci stampiamo alert to, quindi salviamo, premiamo F5, spostiamo il file add.png sopra la cartella CSS e come vedete il percorso di destinazione è apache htdocs privata /css. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo recuperato il percorso d'origine del nostro file, il nome del file e la cartella di destinazione. Bene, ora quello che dobbiamo fare, una volta recuperato tutti i nostri dati, è innanzitutto nell'intestazione del nostro file dobbiamo andare a definire le variabili, quindi var from sarà uguale a stringa vuota.
Poi definiremo var2 uguale a stringa vuota e poi var select anzi cell uguale a stringa vuota, quindi la nostra selezione. E alla chiamata delle nostre funzioni associamo il valore alle variabili, quindi gli diremo alla funzione consente il rilascio che this.to sarà uguale a to, e alla funzione trascina this.from uguale from e this.cell sarà uguale a cell. Quindi facciamo un passaggio di valori. Bene, e quando viene invece richiamata la funzione rilascia, chiameremo la funzione che ovviamente dovremo ancora creare e la chiameremo movefile e gli passiamo le nostre 3 variabili, quindi from, to e cell. Perfetto, quindi ora non ci resta che definire la funzione, quindi function movefile, che prende l'ingresso from, to e cell, e alla chiamata di questa funzione tramite Ajax inoltriamo i dati, quindi gli diremo get html privata sezioni account personale elenco file, gli passiamo come sempre il percorso, la cartella, poi gli passiamo la variabile from e ci concateniamo la nostra variabile più and to uguale alla nostra variabile to and select uguale a più cell e poi ci aggiungiamo come parametro move uguale 1. Bene, salviamo e nel nostro file elenco file, nell'intestazione lo possiamo anche definire allora questo riguarda la cancellazione, gli diamo anche magari un commento, cancellazione file e cartelle, quindi fino a qua, e poi definiamo spostamento file e cartelle, dove includeremo la parte di codice invece che interessa per lo spostamento dei nostri file. Quindi gli diremo if isset $_get move quindi abbiamo deciso di spostare i nostri file. Per il momento ci concentriamo sullo spostamento dei file, poi nella prossima video guida ci concentreremo invece sulle cartelle, dove è un po' più complesso insomma il meccanismo, quindi non andremo neanche a analizzare per il momento se si tratta di un file o di una cartella, perché l'abbiamo in realtà impostato solo per i file. Quindi gli diremo che se è stata settata la variabile move, quindi abbiamo deciso di spostare i nostri file, utilizziamo la funzione copy in PHP che prende in ingresso come primo parametro il percorso del file da spostare, quindi la nostra variabile get from, e come secondo parametro la nostra variabile get to, quindi la cartella selezionata, punto slash, e ci concateniamo
la nostra selezione, quindi la variabile select, quindi il file selezionato. E poi gli diciamo unlink $_get from, quindi andiamo a cancellare il file copiato. Perfetto. Dovremmo esserci, quindi salviamo, selezioniamo il file add.png e lo spostiamo all'interno della cartella CSS, lasciamo la nostra selezione e come vedete il file non è più presente all'interno della cartella privata, ci spostiamo all'interno della cartella CSS e come vedete ora il file invece è presente all'interno della cartella CSS, quindi è stato spostato correttamente. Perfetto, ora qualora volessimo rispostare il nostro file all'interno della cartella privata, dovremmo in realtà rendere questi link, o meglio associare gli eventi a questi link in modo da poter nuovamente spostare il file. Quindi innanzitutto nei link, quindi nella parte dove vengono generati i nostri link, quindi qua all'href li associamo innanzitutto l'evento onDrop e gli passiamo come valore la funzione rilascia e gli passiamo l'evento, quindi event, e poi li dobbiamo associare come abbiamo fatto per le cartelle, dobbiamo associargli l'evento onDragOver. Quindi gli diremo onDragOver, richiamiamo la funzione consente il rilascio. Allora vediamo un attimino, perché quando utilizziamo il PHP un attimino ci confondiamo con i doppi apici. Allora quindi onDrop va bene, ok, dovremmo esserci, e ci impostiamo come valore la nostra variabile startDir. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, selezioniamo il file add.png e lo spostiamo all'interno della cartella privata, rilasciamo il nostro file, come vedete ora il file non è più presente all'interno della cartella CSS, ci rispostiamo all'interno della cartella privata ed è stato ripristinato correttamente il nostro file. Ora rispostiamo il file all'interno della cartella CSS, spostiamo il file all'interno della stessa cartella CSS e come vedete in questo caso è stato cancellato il file, perché prima è stato copiato e poi cancellato. Ovviamente la copia va a sovrascrivere il nostro file e poi come ultima modifica andiamo a cancellarlo. In realtà se il percorso coincide quindi il percorso di origine coincide col percorso di destinazione, dobbiamo evitare la cancellazione. Quindi ora reinseriamo il file al suo interno e gli diciamo prima di copiare e cancellare il file gli diciamo if get from è diverso da get to /select, quindi dal percorso di destinazione, andiamo a fare la copia e la cancellazione del file in modo da evitare quell'errore. Quindi salviamo, premiamo F5, ci rispostiamo all'interno della cartella CSS, spostiamo nuovamente il file all'interno della cartella CSS e come vedete in questo caso
il percorso di origine coincide col percorso di destinazione e la modifica non viene effettuata. Ora lo spostiamo all'interno della cartella privata e come vedete invece in questo caso i due percorsi non coincidono e quindi il file viene spostato correttamente all'interno della directory privata. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo il drag and drop dei nostri file, concentrandoci invece sulle cartelle, e quindi sposteremo l'intera directory all'interno della directory selezionata.